Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Oggi prenderemo in esame questo romanzo per parlare del tempo e dell'uso che la scrittrice ne fa nella sua narrazione. Tracceremo anche un parallelismo con altre opere cinematografiche e alla fine vedremo un'applicazione pratica, cioè tutte queste considerazioni che avremo fatto, come le applichiamo alla nostra scrittura o, se siamo lettori curiosi, entreremo un po' nel merito di quello che è il processo di ideazione e creazione di una storia. Però di questo parleremo più tardi, ora entriamo nel vivo della questione. Cambiare l'acqua ai fiori, il romanzo che ha consacrato Valérie Perrin, non va letto in linea retta, va letto piuttosto come un puzzle frammentato in diversi pezzi che poi spetta al lettore ricomporre mano a mano che avanza con la lettura del romanzo. Valérie Perrin non ci racconta semplicemente una storia, ma quella storia ce la serve in frammenti, come se volesse invitare il lettore a partecipare alla ricostruzione della memoria, restituendo così al lettore una memoria confusa, emotiva, frammentata, appunto, che poi il lettore usa per ricostruire il presente e il passato e rileggere il presente alla luce del passato della protagonista Violette Toussaint. Ma vediamo ora come funziona questa tecnica e questo uso del tempo così particolare che la scrittrice fa e perché questa tecnica funziona così bene. Violette Toussaint è guardiana di cimitero in una piccola cittadina francese e conduce anche una vita abbastanza monotona, priva di stimoli particolari. Scopriamo però che nel suo passato si nascondono molti segreti ed esperienze anche molto traumatiche che rendono Violette la persona che è nel presente per come la conosciamo all'inizio del romanzo. Tutte queste esperienze ci vengono narrate attraverso uno stile emotivo, malinconico, molto poetico, però in realtà non è né l'intreccio narrativo né lo scavo psicologico nel personaggio di Violette, nella protagonista, o nei personaggi principali della vicenda che rende questo romanzo così particolare, quanto piuttosto è l'uso del tempo che la scrittrice fa all'interno della narrazione. Infatti il modo in cui gli eventi ci vengono presentati non è assolutamente lineare e non è un ordine cronologico, ma si riscontra una frammentazione e un apparente disordine che può risultare all'inizio un po' disorientante. La storia di Violette ci viene narrata non dalla sua nascita fino al presente, ma in ordine, appunto, abbiamo visto, frammentato. In effetti la narrazione si svolge su più piani che si intrecciano e si influenzano a vicenda. Abbiamo infatti il presente, ovvero la vita di Violette come guardiana di cimitero, un passato relativamente recente che ci racconta della sua vita matrimoniale e di tutte le esperienze che questa vita ha comportato, tra amore sicuramente, ma anche perdita e sofferenza. Un passato remoto che riguarda la vita della protagonista durante l'infanzia e tutti i traumi che la protagonista ha sofferto in tenera età. E infine le lettere e gli scritti che i defunti che ora giacciono nel cimitero dove Violette lavora hanno lasciato, che ci vengono raccontati e vengono riportati alla vita, per così dire, attraverso i ricordi delle persone care che vengono a trovare i defunti nel cimitero di Violette e interagiscono con la protagonista. Tutto questo sembra in realtà nascere da una tecnica ben precisa, da un uso del tempo ben pensato, ben progettato, che consiste nell'ideare la vicenda in ordine chiaramente cronologico, per poi ritagliarlo in pezzetti e disporre i vari pezzetti in modo apparentemente disordinato, ma in realtà, come vedremo a breve, molto studiato, ai fini di massimizzare l'impatto emotivo che la storia ha sul lettore. Questa tecnica narrativa mantiene innanzitutto alta la tensione narrativa, proprio perché noi, come lettori, non sappiamo mai esattamente appieno chi è Violette e perché si trovi a lavorare come guardiana di cimitero. Mano a mano che la scrittrice ci rivela un indizio riguardo al suo passato,
un'informazione riguardo al suo passato, è come se per noi lettori questa informazione fosse un indizio per informare la costruzione, la visione che noi abbiamo di Violette nel suo presente. Questo ovviamente mantiene vivo l'interesse, perché noi lettori siamo invogliati a continuare a leggere il romanzo per conoscere meglio la protagonista e per scoprire di più riguardo al suo passato, per capirla meglio nel presente. Questa tecnica narrativa ha inoltre l'effetto di massimizzare l'impatto emotivo che la vostra storia avrà sul fruitore. Prendiamo ad esempio la vicenda del marito e della figlia. Noi non sappiamo esattamente che cosa sia successo in quel tragico evento e non lo scopriremo finché, secondo la scrittrice, non saremo pronti a sentirlo veramente come l'ha sentito Violette. Ne possiamo osservare sicuramente l'impatto emotivo che un trauma del genere ha avuto sulla vita di Violette nel presente, ma non conosciamo a fondo la vicenda finché, secondo la scrittrice, questa informazione non ci farà più male. Questa rivelazione graduale dei dettagli della vita di Violette crea un legame molto profondo tra la protagonista e il lettore, che non fruisce semplicemente della storia che la scrittrice gli racconta, ma partecipa alla costruzione della storia stessa e alla ricostruzione della memoria di Violette insieme a lei. Per capire ancora più a fondo questa tecnica narrativa, prendiamo in esame un'opera cinematografica di Christopher Nolan, ovvero Memento. In questo film il protagonista deve ricostruire la dinamica di un omicidio, l'omicidio della sua compagna, avendo però perso la memoria a breve termine. La narrazione non avviene in ordine cronologico, ma gli eventi ci vengono presentati a ritroso. Quindi ogni evento acquisisce significato alla luce di quello che viene dopo, che secondo il tempo della storia è quello che viene prima, è l'evento che è avvenuto cronologicamente prima. Un piccolo inciso per vedere brevemente la differenza tra tempo della storia e tempo del racconto. Il tempo della storia è l'arco temporale che la vostra storia abbraccia. Nel caso di Cambiare l'acqua ai fiori sono grosso modo 60 anni. Il tempo del racconto è il tempo che lo scrittore o lo sceneggiatore ci mette per raccontarci la storia e il tempo che noi fruitori ci mettiamo per recepirla. Per quanto pigro un lettore possa essere, difficilmente ci metterà 60 anni per leggere Cambiare l'acqua ai fiori. Ok, avendo fatto questa doverosa precisazione, proseguiamo. Ecco che Valérie Perrin fa qualcosa di simile, mettendo il lettore nei panni della protagonista, Violette, e rendendolo partecipe della sua confusione, proprio perché Violette non rievoca il proprio passato in modo razionale, in modo logico, ma lo fa attraverso sensazioni che hanno a che fare, che ci vengono narrate in modo molto poetico, malinconico, ci sono profumi, odori, anche sapori che rievocano esperienze del passato di Violette e che alimentano la concezione che il lettore ha di Violette nel presente. Quindi ancora una volta il lettore di Cambiare l'acqua ai fiori e lo spettatore di Memento partecipano attivamente alla ricostruzione della storia, non semplicemente assorbendola passivamente, ma creando, godendo di un coinvolgimento attivo. Ed eccoci arrivati all'applicazione pratica che vi avevo promesso all'inizio. Leggendo Cambiare l'acqua ai fiori ci rendiamo conto che c'è una lezione narrativa importantissima, ovvero che la narrazione in ordine cronologica non è l'unica opzione. Infatti Valérie Perrin ci insegna che non conta solo che cosa si dice, ma conta anche come e soprattutto quando lo si dice. Perciò la prossima volta che state lavorando a una storia, sia essa per il cinema o per la letteratura, fate l'esperimento di sicuramente ideare la vostra storia in ordine cronologico per avere nella vostra testa chiari gli eventi che volete narrare. Poi, come se aveste davanti la pellicola di un film, ritagliate questi eventi e disponeteli in ordine sparso, chiaramente strategico e funzionale a massimizzare l'impatto emotivo che poi la vostra storia avrà sul fruitore. Domandatevi quando questa informazione o questo ricordo che il protagonista evoca
farà più male al mio fruitore, quando veramente gli spezzerà il cuore. Ed è lì che dovrete inserirla. Applicando quanto abbiamo detto a un film conosciuto, facciamo un piccolo esperimento insieme. Prendiamo in esame il film Million Dollar Baby, un film di genere drammatico diretto da Clint Eastwood. Il film racconta di Maggie, una cameriera con il sogno di diventare una campionessa di box. Frankie è un allenatore esperto ma disilluso. Inizialmente rifiuta di seguirla, ma poi, colpito dalla sua determinazione, decide di allenarla. Insieme scalano i vertici della box femminile e sono pronti a conquistare il titolo mondiale. Però, durante un incontro decisivo, Maggie subisce un tragico incidente e resta paralizzata. Immobilizzata in ospedale, perde la voglia di vivere e Frankie, dopo un lungo tormento interiore, compie l'ultimo gesto d'amore per lei, ovvero acconsente a staccarle il respiratore dal quale lei dipende. Facciamo ora un piccolo esperimento insieme. Supponiamo di voler scombinare l'ordine cronologico degli eventi e immaginiamo di cominciare la nostra storia con l'infortunio di Maggie. Torniamo poi indietro nel tempo e la vediamo per la prima volta entrare in palestra e poco a poco convincere Frankie a prenderla come suo atleta e essere suo allenatore. Saltiamo poi in avanti nel tempo e assistiamo alla seconda parte del film, ovvero quella in cui lei è una paziente paralitica e Frankie le offre cure e attenzioni, arrivando poi alla fine nella quale Frankie, su richiesta di Maggie, come abbiamo visto, stacca il respiratore dal quale lei dipende, togliendole la vita. Torniamo poi indietro nel tempo nuovamente e narriamo tutto il rapporto che si instaura tra loro durante la preparazione dell'ultimo incontro decisivo per il titolo. Ecco che quando arriveremo all'incontro noi già sappiamo l'esito di quell'incontro, quindi la preparazione di quell'incontro, il rapporto che si instaura tra i due personaggi e l'inizio dell'incontro stesso avrà un impatto completamente diverso su di noi rispetto all'impatto che ha adesso nel film così com'è, narrato in ordine cronologico. In Cambiare l'acqua ai fiori abbiamo visto che il tempo non è semplicemente una cornice narrativa, ma è la sostanza stessa della narrazione, la sostanza stessa della storia. Infatti Valérie Perrin ci insegna che quasi più dell'evento che si racconta importa quando lo si colloca all'interno della nostra storia. Un discorso analogo vale per un'altra tecnica narrativa che ha a che fare col tempo, ovvero l'ellissi temporale, che prevede l'omissione di una parte del tempo della storia, semplicemente perché è non ritenuta rilevante o importante ai fini della massimizzazione dell'effetto emotivo che la vostra storia avrà sul fruitore. Però l'ellissi temporale è un discorso un po' a parte, quindi ne parleremo in un altro video, sempre su questo canale, nel quale analizzeremo un'altra opera cinematografica e un'altra opera letteraria. Intanto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se come scrittori o come sceneggiatori vi divertite di più a scrivere in modo lineare, in modo cronologico, o a disporre gli eventi in modo strategico come abbiamo visto, e anche se siete lettori che tipo di storie preferite leggere o che tipo di film preferite vedere sul grande schermo, film narrati in ordine cronologico o film che magari vi intrigano, vi stuzzicano un po' di più e vi invitano a partecipare attivamente alla costruzione della storia. Fatemelo sapere. Io vi aspetto nel prossimo video, sempre su questo canale. Iscrivetevi per altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Ciao!